Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella seconda parte del video che riguarderà la bici che avevamo visto nel video precedente. La bici in questione è una fat bike piccolina, divertente, che assomiglia molto ad una moto. Se il video precedente non l'avevate visto ve lo lascio qua sopra e anche in descrizione. Inoltre vi lascio in descrizione anche il link diretto per l'acquisto con un coupon sconto. Nel video precedente ve l'avevo fatta vedere più da vicino con qualche immagine dettagliata della componentistica. Oggi andremo a parlare più nel dettaglio di questa bicicletta. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale perché è fondamentale per me e per farmi trovare da aziende come Geekbuying. Adesso sigla e poi vi parlerò più nello specifico di questa bici. Allora, parliamo subito di come arriva la bici. Viene imballata all'interno di uno scatolone bello grosso con un sacco di plastica. Bisogna montare la ruota anteriore, il cavalletto, i pedali, il manubrio, fare qualche regolazione, dare un check intero alla bici. Ci sono le istruzioni ben dettagliate. Comunque basta un attimino vedere i pezzi che sono smontati per poterli montare molto facilmente. Adesso vi parlo molto velocemente di Geekbuying. È un sito cinese con magazzino in Europa, quindi quello che ordinate, se è stoccato in Europa, vi arriva in circa 2-7 giorni lavorativi, quindi molto veloce. Geekbuying nasce nel 2012, quindi relativamente giovane. Inoltre il prezzo è più basso degli altri store digitali cinesi tipo Banggood o AliExpress, perché come potete vedere questa bicicletta qua negli store cinesi viene venduta a circa 100-200 euro in più. Qual è la cosa positiva? Oltre alla velocità di spedizione, la dogana. Non c'è bisogno di pagare dogana, invece con altri siti con un articolo così voluminoso ve la prendete in saccoccia perché vedono che l'articolo è voluminoso, viene dall'estero e vi faranno pagare la dogana. Detto ciò, torniamo sulla bici. La cosa fondamentale: velocità ed autonomia. Adesso circa la bici a 100 km, l'ho caricata ben 2 volte e tra poco sarà la terza volta che dovrò caricarla. La prima volta dopo circa 20 km da nuova, senza averla caricata, con moltissimi start and stop e piccoli test che avevo fatto vicino anche per il rodaggio dei freni. La seconda volta invece sono andato a testarla, come potete vedere in queste immagini, a fare una specie di circuito cross dismesso che c'è vicino a casa mia, e anche là l'autonomia è stata di circa 25 km, quindi molto bene, avendola usata praticamente solo con l'acceleratore, con erba alta e salite costanti. La terza volta è ovviamente l'ultima volta che l'ho caricata e ci ho fatto circa 45 km, quindi un utilizzo, ecco, pedalato e con acceleratore limitato a 30-35 all'ora, quindi non ho mai spinto la bici al massimo. Come velocità massima con me sopra sono arrivato a 42 km all'ora. Però la velocità segnata di questa bici non è quella reale, perché la velocità reale che mi segnava il GPS con questa bici a 42 all'ora era di circa 50. Ora parliamo dei problemi che ho riscontrato con questa bici. Quando sono andato a testarla su questo piccolo circuito si è storto il movimento centrale, quindi ho dovuto sostituirlo. I pedali si sono deformati ed inoltre ho fatto vari upgrade. Allora, adesso parliamo un po' degli upgrade, delle varie modifiche che ho fatto. Intanto ho tolto l'utilizzo dell'acceleratore, infatti mi dà errore 4, che è proprio l'acceleratore scollegato. Poi ho messo una guarnitura da 52 denti, difatti io sto continuando a pedalare nonostante siamo a 25 all'ora, cosa che prima era impossibile da fare. Secondo upgrade ovviamente che ho fatto, tra virgolette, sono le gomme. Io ho messo le gomme lisce per un motivo prettamente di autonomia della batteria, così da farla aumentare, speriamo. Ho messo pedali nuovi
perché quelli originali erano un po' storti, ed ovviamente il movimento centrale. L'acceleratore l'ho staccato, scollegato per un motivo legale, ecco. Ho montato un catarinfrangente sul posteriore, anche quello per un motivo di legge, ed ho messo una gommina tra la plastica del parafanghi e il supporto perché cigolava. Per il resto niente di più, anche se prossimamente farò altre modifiche. Adesso proviamo a metterla a 4, la spinta è una bomba. A 5 invece non ha limite, dovrebbe essere la velocità massima della bici, in modalità ovviamente pedalata. Io in questo momento sto facendo finta di pedalare e arriva a 34. Ho montato una guarnitura con più denti, da 44 denti sono passata a 52 con una pedivella più corta. Questo perché i copertoni da strada mi hanno abbassato la bici di circa 2 cm e quindi le pedivelle da 170 toccavano spesso terra pedalando quasi sul dritto. Quindi ho montato quelle da 152. Prossimamente vi farò vedere altre modifiche che farò alla bici, però per questo video va bene così. Adesso parliamo dei pro e dei contro. Il pro principale è che anche se pesa attorno ai 30 kg è molto divertente, è facile da manovrare, è piccolina, compatta, quindi molto bella, scattante e mi è piaciuta un sacco. È facile da sistemare perché si possono mettere nelle mani chiunque. I copertoni originali sullo sterrato sono pazzeschi e la forcella è pazzesca, pur avendola provata su un percorso così mi ha dato grandissime soddisfazioni e non sono mai arrivato a pacco. I contro sono tantissimi, essendo una bici relativamente economica ed assemblata in Cina, quindi molto velocemente, senza cura nei dettagli, si vedono ad esempio sull'adesivo della marca, viene via molto facilmente con l'unghia. I vari perni dei leveraggi, se si possono definire così, erano completamente secchi e quello attaccato al telaio era arrugginito, quindi ho dovuto smontare e metterci il grasso e rimontare, perché questa cosa qua nei primi chilometri ho sentito che dava dei cigoli e in più sembrava bloccata proprio in sé la bici. I freni, pur essendo belli lunghi ed assomigliano a delle pastiglie da freni a mountain bike con 4 pistoncini, non garantiscono una frenata che dovrebbero dare alla velocità che arriva questa bici. La durata della batteria, come vi dicevo, è di circa 45 km, limitandola a 35 all'ora di picco di velocità massima con un utilizzo misto. La vedo molto dura, la durata della batteria dichiarata dalla casa, che è da 40-60 km con acceleratore e 80-120 km con la pedalata. Ecco, secondo me in queste condizioni che sono riuscito a metterci una guarnitura pedalabile fino a 30 all'ora, 25-30 all'ora, e si riesce a fare una cinquantina di chilometri con i copertoni che ho montato. Si potrebbe arrivare a 60 se la persona non pesa tanto quanto me. Io peso 90 kg, quindi una persona da 70 magari riesce a farci anche 60 km, ma 120 la vedo molto molto dura, a meno che non si limiti la bici a 25 all'ora senza acceleratore, ed allora lì posso capire l'autonomia di circa 100 km. Ecco, adesso andiamo a vedere un po' le mie impressioni sulla bici e poi andiamo alle conclusioni. Questo tipo di assistenza non mi piace tantissimo, perché se sono a 25 mollo e ripedalo non mi dà subito la spinta come dovrebbe essere, ma me la dà quando scendo sotto i 20. Tipo adesso mollo, stacca il motore, rivoglio e non mi dà l'assistenza. Cioè me la dà pochissima da farmi rallentare e sotto i 20 riattacca. Questa cosa non mi piace tantissimo.
Tirando le somme, conclusione, bici da circa 800 euro col coupon e link in descrizione, bellissima. Se avete soldi da spendere, state in montagna o state vicino spiagge, è perfetta. Se state in città magari ve la sconsiglio un po' perché non potete metterci delle borse, quindi in città è un po' scomoda o comunque dovete andare sempre in zaino, oppure se volete passare da un monopattino a una bici questa è perfetta. La bici va bene per persone alte circa 1,85 m massimo fino a 1,55 m. Al di sopra e al di sotto secondo me la bici diventa un po' scomoda. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, risponderò il prima possibile. Ci vediamo nel prossimo video nel quale vedremo una bici che è uscita poche settimane fa. Bici che si trova sia con telaio alto che con telaio basso ed anch'essa arriva a circa 50 km/h. Quindi iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video.